Avete presente l'effetto farfalla? Quello che ultimamente viene citato o usato così tanto che sta pian piano cambiando il suo significato? Beh, se non l'avete ancora presente, vi leggo la sua definizione. L'idea è che piccole variazioni nelle condizioni iniziali producano grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di un sistema. Questo in ottica matematica. L'esempio più classico che viene accostato a questo fenomeno è la frase «Il battito d'ali di una farfalla provoca un uragano all'altro capo del mondo». Nel precedente video della rubrica abbiamo già avuto un assaggio dell'effetto farfalla, la cessazione dei diritti di Yu-Gi-Oh! A Bandai e Cardass che ha portato alla nascita del primo TCG Digimon. Il video che state per vedere è stato registrato diversi mesi fa, tanto che sono in felpa, e andremo a parlare dell'effetto farfalla di Ayumu Orimura, l'uomo dietro la fama di Digimon. 何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負けそうになるけど静止がしないイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh yeah Genesis 3 è stato finalmente pubblicato dopo più di un anno, ma mi premeva fare delle aggiunte sulla produzione di questo primo periodo. Digimon doveva essere un prodotto singolo. L'idea alla base era di sfruttare la popolarità del sistema Tamagotchi per proporlo in diverse vesti, tutti dei singoli casi. Cosa che effettivamente fece e continuò a fare Bandai anche negli anni a seguire. Prendete ad esempio Legends o Onmyo Taisenki. Per intenderci, la prima versione del Digital Monster non aveva nemmeno il V1 nella confezione. Però Digimon ebbe una popolarità tale che le cose sfuggirono di mano. Dapprima con ulteriori versioni e a seguire col progetto Mediamits, dei cui inizi abbiamo già parlato. Il team di pianificazione e sviluppo della serie di mostri digitali era composto, per quanto ne sappiamo, da poche persone, tra cui Kenji Watanabe per il character design, Makoto Kitagawara per lo sviluppo delle impostazioni di base, Takeishi Hongo come rappresentante della Bandai e nel particolare per il marketing, e Ayumi Orimura. È probabile che si deva ad Orimura buona parte della fortuna di Digimon in questo primo periodo. Orimura faceva parte della divisione di Shueisha, per intenderci la casa editrice di V-Jump, e a dispetto del resto del team credeva fortemente nel progetto Digital Monster, tanto da volerlo vedere evolvere in un progetto Mediamits, che come abbiamo già detto iniziavano a essere abbastanza in voga in quel periodo. Carte, videogiochi, manga, anime, merchandise vario. Insomma, farlo emergere e non relegarlo all'essere solo un giocattolo. Sfruttò i suoi contatti per pubblicizzare il prodotto sulla rivista, arrivando a far pubblicare un one shot per la sua sponsorizzazione ben prima che il giocattolo uscisse. Stiamo parlando di Kamon Digimon. E niente, Orimura aveva ragione. Digimon divenne una hit nelle vendite in Giappone, tanto da organizzare da lì a poco i primi tornei di V-Pet e guide su guide per l'allevamento dei mostri. Dico mostri perché, essendo Digital Monster il nome del giocattolo, si tendeva a chiamarli così nelle prime riviste, probabilmente per non fare confusione. Dopotutto erano comunque rivolte a dei bambini. Nonostante il desiderio di Orimura si stesse concretizzando, si ammalò e purtroppo dovette allontanarsi dai lavori, cedendo la sua posizione a Volcano Ota. Tutta questa parentesi ci spiega come sia nato il rapporto con Shueisha, che ha portato alla serializzazione di diversi fumetti su V-Jump, così come le bizzarre mascotte che pubblicizzavano i prodotti come Digimonkey, Tailmonbetsu o lo stesso Volcano Ota. Figure così di spicco per il franchise da ricevere delle loro mini storie e un corrispettivo Digimon. Alla fine il team voleva creare un prodotto divertente, hanno inserito Oyagitachi dal Tamagotchi come Nanimon, hanno modellato Mojamon sull'ex capo di dipartimento Hongo e a quest'ultimo è dedicata pure la mostra di Digimon Angon Def, che foneticamente in giapponese richiama Hongo Desu, questo è Hongo tradotto.
Una tecnica alquanto singolare, fra l'altro, velocizza in un istante il tempo del nemico invecchiandolo. I suoi sensi e i suoi poteri degenerano, la sua vita si esaurisce e viene distrutto. A me comunque sembra che si volessero divertire più loro che produrre un prodotto divertente. Però è un altro paio di macchine. Però nessuno nel team era pronto a un progetto Mediamits, non nasceva così il prodotto, non erano state create idee o storie su cui basare quei progetti e si ripiegò su narrative e concetti ex novo, spesso creati dai team di sviluppo esterni. C'era un occhio di controllo da parte di Bandai, ma non sempre le cose filarono lisce. È normale però che lavorandoci persone diverse, queste ne hanno un'interpretazione e visione unica, che in realtà offre diversità e arricchisce il franchise. Ad ogni modo, questa assenza di fondamenta rese i primi lavori più autoriali per certi versi rispetto ai successivi, nonostante si parli di opere a fini commerciali. Si doveva vendere il merchandise. Pensate che nel periodo di Adventure la Wiz venne sollecitata dalla Toei per produrre dei giocattoli relativi alla serie animata, del tipo non è che possiamo fare tutto noi, pure voi datevi una mossa. Aprendo un attimo la parentesi sugli anni, da Frontier il setting diventò più incisivo, nonostante già in 02 e Tamers c'erano dei primi accenni di ciò. La struttura operativa per la produzione di una serie animata Digimon, toccando molto superficialmente, è abbastanza classica per tutte. I lavori iniziano all'incirca un anno prima della messa in onda, vengono delineati gli eventi principali fra cui inizio e fine, anche perché questo tipo di serie vivono sempre sull'orlo della fine. Se gli ascolti non sono adeguati o le vendite non sono adeguate, c'è il rischio di cancellazione, soprattutto nei primi anni 2000. E sappiamo anche che in genere dalla scrittura degli episodi alla loro messa in onda televisiva il tempo che passa è all'incirca di 6 mesi. I personaggi per il merchandise li fornisce Bandai, per intenderci i Digimon, ma anche il setting di quest'ultimi spesso e volentieri viene preso paro paro da Bandai. Il resto viene sviluppato, come dicevamo prima, esternamente. Ci possono anche essere dei casi in cui la produzione richiede dei personaggi specifici a Bandai, come a Badomon per il reboot di Adventure. Spesso succede anche l'opposto, Bandai sviluppa ulteriormente un determinato setting nei propri prodotti, quindi non destinati a serie animate, videogiochi, allargando e via dicendo. Ad esempio pensate alle Armor, la maggior parte non appaiono in 02, così come molte evoluzioni di Gammamon non sono presenti in Ghost Game. Alla fine però, anche se il modus operandi in linea di massima resta quello senza troppe variazioni, le varie produzioni andrebbero prese però come casi singoli. Ad esempio per It's Evolution Kakudo ha seguito pedissequamente la sceneggiatura fornita, o Ghost Game a me personalmente ha dato l'impressione di puntare un po' meno alla vendita di merchandise, forse anche per il target un po' più adulto. E quindi ai tempi non aveva realmente carta bianca Kakudo, era una semplificazione che vi ho fornito nello scorso video, ma aveva una maggiore libertà di manovra per questa assenza di fondamenta. Adventure ha subito tanti cambiamenti, il film probabilmente anche di più, ad Osoda hanno fatto cambiare la trama un paio di volte, e non intendo piccolezze, ma proprio il setting totale. Inizialmente doveva svolgersi durante le Olimpiadi degli anni 60 col padre di Taichi, ancora prima c'era altro in mente, è stato rielaborato parecchie volte anche per andare a sposarsi meglio con la serie animata. E Kakudo fra l'altro non fu nemmeno l'unica figura importante per la serie animata di Adventure. Hiromi Seki fu fondamentale nella produzione. Nakatsuri Katsuyoshi, famoso per aver lavorato all'adattamento animato di Dragon Ball, ha curato il character design dei bambini prescelti. Poi si mantenne Taichi per usarlo come figura che legasse il progetto Mediamits, ma è un'altra storia. Ma pensate anche solamente a Wada Koji con Butterfly e Braveheart, che probabilmente sono anche fra gli aspetti più amati e ricordati della stessa serie ad oggi, dai fan di vecchia data. Prima di concludere, volevo dirvi che molte di queste informazioni provengono dalle interviste, il cuore di molte discussioni. Orimura ci ha parlato del Digital Monster in un'intervista presente nell'ultimo, datemi un attimo, artbook uscito.
modesta intervista, questo è il buon Orimura. Ma ci sono tanti altri aspetti che sto trascurando, che sempre nella sintesi vorrei restare, come ad esempio che il pendulum dovesse avere un termometro e la temperatura avrebbe influito su crescita e evoluzione dei Digimon. Non a caso diversi di essi sono legati al ghiaccio e alle fiamme nel roster complessivo, una sorta di espansione di Yukidarumon e Meramon. Giusto come extra, per quanto riguarda le interviste delle serie animate, ne abbiamo parecchie fino a Frontier, poi sono ricominciate magicamente giusto nel 2020. Nella pratica abbiamo avuto un'inversione di tendenza rispetto ai videogiochi, che grazie ad Abu ormai sono costanti rispetto all'assenza che caratterizzava i primi anni del franchise. E non so quante volte io l'abbia già ripetuto, ma mi preme correggere un altro errore: la postilla della postilla. Akiyoshi Hongo è lo pseudonimo delle 3 figure chiave dietro la nascita di Digimon. Akimaita, figura importante nello sviluppo del Tamagotchi, Takeishi Hongo, direttore marketing di Bandai, e Akihiro Yokoi, l'allora presidente della Wiz. Fra l'altro il concept del Tamagotchi è suo. Sul web viene riportato erroneamente Hiroshi Izawa, autore del manga Digimon Adventure Retainer. L'origine di questo pseudonimo è rivelato nel libro Tamagotchi Birth Record dello stesso Yokoi. Dalla registrazione del video è stato tradotto pressoché interamente l'artbook, vi lascio il link in descrizione, e ci sono alcuni dettagli che vale la pena condividere su questo primo periodo. Molto altro sull'artbook è stato discusso nel video unboxing dedicato, fra cui la genesi di Monzemon. La prima versione del Digital Monster aveva a disposizione 13 slot per i Digimon. Durante la produzione si accorsero che si poteva inserire un altro Digimon con un dot minuto, circa la metà dello schermo LCD. Fu aggiunto Mamemon, selezionato come livello perfect per aumentare la sorpresa nel giocatore. Questa è la genesi dei Digimon fagiolo, dei minuti, che ci accompagnano come caratteristica fin dal primo device. Secondo lo staff, il più grande cambiamento rispetto al Tamagotchi sono i nomi dei personaggi. Ai tempi non erano noti i nomi di tutte le creature del Tamagotchi. Sapevano che i ragazzi avrebbero voluto conoscere i nomi e i punti di forza dei mostri, quindi si decise di dare un nome ad ognuno di essi. La scelta della desinenza Mon fu fatta per rendere i personaggi più facilmente riconoscibili come Digimon. Per il character design si sono concentrati sulla creazione di mostri dall'aspetto potente. Il concept ha avuto una chiara influenza dalle ombre dei fumetti americani. Hanno avuto l'idea di creare mostri come Tyrannomon in quanto volevano un mostro basato su un tirannosauro. Il design in pixel art, il dot, veniva creato in parallelo. Per i dot, come abbiamo già detto, per prima cosa ne venivano creati delle versioni beta basate sulle illustrazioni di Watanabe. Successivamente veniva verificata l'accuratezza con le illustrazioni, come la forma degli arti, se i motivi e i dettagli corrispondevano, eccetera eccetera. Dovevano anche assicurarsi che le sagome non somigliassero troppo a qualcosa di già noto. Aggiungo che spesso per tempistiche di lavoro i dot sono basati su versioni prototipo dei Digimon che rappresentano. Questo crea una certa discrepanza con l'artwork. Nel Pendulum la cosa è molto visibile. Oltretutto sono presenti nei dot easter egg ad altri prodotti Bandai come personaggi da Tamagotchi, Nanimon che è Ojatachi, oppure la quinta versione del Digital Monster presenta moltissime reference ai kaiju. Addirittura il dot di Dark Tyrannomon è stato riciclato dal Tamagotchi di Mothra, ove rappresentava Godzilla. Molte citazioni sono presenti anche nella terza versione del Pendulum, in Nightmare Soldier. Si attinge a piene mani dai mostri della Universal. Tanto che inizialmente questo field era stato pianificato basato sulla festività di Halloween. L'idea degli attributi era di Volcano Ota, ma presero la terminologia da internet. Volevano renderlo una specie di sasso carta forbici, per questo ne realizzarono 3. Da notare che siccome Orimura non era presente nello staff durante il periodo Pendulum, i lavori su di esso devono essere iniziati con largo anticipo. Vi lascio le ultime 2 informazioni esterne all'artbook. Ricordatevi che Toei solitamente reinveste i guadagni di una serie sullo stesso franchise, con tutti i pro e contro che ne conseguono. Con le recenti scoperte è saltata fuori un'interessante considerazione.
La prima versione del sito web del franchise è stata aperta il 31 gennaio 1996. Le varie interviste fanno intendere che lo sviluppo di Digimon è iniziato durante la produzione del Tamagotchi, anche perché le indagini di mercato su questo genere di prodotti vengono fatti prima dell'uscita. Sapendo che era un prodotto maggiormente apprezzato dal genere femminile, si sono detti: ma sai che sarebbe figo farlo anche per i maschi? Sappiamo anche che il progetto fu chiamato Digimon dopo diverso tempo. Ipoteticamente quindi i lavori sono iniziati nel 95. Questa data si sovrappone alla perfezione col film di Digimon Adventure, un allineamento fra finzione e realtà che potrebbe essere una semplice e simpatica coincidenza, che però fa sorridere. Approfondiremo in futuro sullo sviluppo di Adventure. Per oggi è tutto, continuate a seguirci per altre curiosità.